Probabilmente vi starete rompendo un pochino le balle di vedermi sempre con la stessa inquadratura e sempre con la stessa maglietta, ma sto girando tutto nello stesso giorno perché ve lo spiegherò più avanti, ma devo preparare i video per il prossimo mese, quindi vi vedrete tutti i video con questa bellissima maglietta. Passiamo al video. Amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi, dato che sono passato da poco ad A7 cioè relativamente poco, un mese e mezzo, ad A7 e facendo non solo fotografie, ma facendo anche video, esplorando la mia bellissima nuova macchina fotografica, ho scoperto che ha non uno, non due, non tre, ma bensì 10 profili colore. Sono tantissimi e quindi, nonostante io conosca il videomaking, conosca la parte fotografica dell'illuminazione, del videomaking, conosca il montaggio, ma non sia allo stesso livello con cui sono con la fotografia, cioè questo lo posso dire a mani basse, mi sono fatto tantissime domande, ho fatto tantissime ricerche e dato che in questo canale, come benissimo sapete, vi racconto i miei passi avanti, quello che scopro, così che possiate scoprirlo anche voi, quindi iscrivetevi. Oggi parliamo dei profili colore e soprattutto dei più comuni che si utilizzano, quindi il log, l'HLG e il PP off, che non è un vero e proprio profilo colore, ma ne parliamo bene. Allora, cominciamo con subito il formato che scotta di più, che è il formato log, che io sto utilizzando anche adesso, con cui mi trovo veramente bene, con cui ho registrato tutti i miei ultimi video, tutti quelli in 4K che vedete, insomma, cioè proprio di base. Log sta per profilo logaritmico, quindi a livello matematico seguite le curve, chi se ne frega. La cosa più importante che bisogna sapere quando si tratta in log, e che ho imparato anch'io, è che è un file molto più grezzo, che quindi permette una lavorazione maggiore, ma che allo stesso tempo necessita di una lavorazione maggiore. Quindi è una tipologia di profilo colore che va passato assolutamente tassativamente attraverso montaggio e attraverso un processo di color grading molto ben preciso. Infatti quello che è il log normalmente è così, okay? In questo caso questo è quello che il formato log vero e proprio, poi con i colori diventa così. Quindi diciamo che è una cosa molto particolare, è una cosa che richiede molto più tempo e quando si parla di lavoro si parla anche di tempo, e sicuramente il log è molto più lento da gestire, perché obiettivamente c'è da fare un processo di color che porta via tempo oltre al montaggio, e a meno che, come faccio io, non vi create delle LUT, delle cose un po' impostate così che possa velocizzare il processo, perché tanto alla fine per YouTube non ho bisogno di fare super mega color cinematografiche e mi va benissimo così, anzi poi imparerò a fare anche quelle per progetti personali miei, però per YouTube intanto va bene così. Però qual è il problema? Il problema è che se voi dovete consegnare un lavoro in tempo e avete poco tempo, il profilo log vi porta via tanto tempo fare la correzione manuale ogni volta. Quindi è utilizzabile, sì, è un file molto malleabile perché mantiene la maggior parte dei dettagli e dà la possibilità di recuperare le ombre senza sovrasporre le luci, quindi è molto interessante. Anche nel processo di editing non va a bruciare le luci quando voi andate a recuperare le ombre, quindi è una cosa perfetta. Altra cosa che non sembrerebbe da come salta fuori a livello grezzo, ma ha un'ampia gamma dinamica, quindi mantiene la maggior parte dei colori e delle informazioni, ed è un file che pesa anche sicuramente molto di più. Però io personalmente lo utilizzo, mi trovo veramente molto bene, e ogni sensore, ogni macchina ha un modo diverso, però in questo caso abbiamo la possibilità di andare a recuperare delle nostre immagini che magari hanno dei difetti, oppure possiamo possiamo girare delle immagini in un certo modo, appunto perché conosciamo la potenza del file, quindi sovraesposto, sottoesposto in un certo modo per recuperare alcuni colori, alcune ombre. È un processo e un file molto potente. Ma passiamo ora al secondo, che è l'HLG. L'HLG, da quello che ho capito, è stato inventato per la alta compatibilità con display sia in SDR, quindi Standard Dynamic Range, sia in HDR, quindi High Dynamic Range. I video in HLG praticamente, allora la sigla sta per Hybrid Log Gamma, quindi è un log ibrido che ha meno possibilità di essere lavorato ed è meno malleabile del log. Infatti la
qualità del video è diversa anche con quella grezza di base, però allo stesso tempo permette di dare delle correzioni importanti e dà un tono che sicuramente ha bisogno di un processo di color e non va bene per niente così come esce dalla macchina dalla videocamera. In questo caso l'HLG è più una cosa per chi ha bisogno di lavorare velocemente. Giri in HLG, hai poco tempo magari per creare un processo di color ben approfondito come dovreste fare magari con il log, e quindi dite faccio questo così mi scarico una parte del lavoro perché viene già fatto in camera sul file stesso. Tutto va a livello di tempo, quanto tempo avete per gestire un lavoro. Cosa contraddistingue queste due cose? Che se magari per un video in log di un'ora ci mettete, non so, 2 ore a fare tutta la color, qua magari ci mettete molto di meno perché gli aggiustamenti e le cose che dovete fare alla vostra clip sono minori, però allo stesso tempo il file è meno malletabile del log, è un pochino più, come se fosse in fotografia, è un po' più JPEG, ecco. Il JPEG vero e proprio, che subisce un processo già in camera e che insomma è il file che esce fuori dalla vostra macchina fotografica, è il PP-off. PP-off, che non è un vero e proprio profilo colore perché significa Picture Profile Off, quindi profilo colore spento. Significa che praticamente sono i colori veri e propri della vostra macchina fotografica che utilizzate anche quando scattate fotografie. La differenza vera e propria sta nel fatto che il PP-off è molto meno malleabile, vi dà un file volendo se l'avete proprio girato perfettamente già pronto, e non vi dà troppe noie in post produzione. La qualità è più bassa sicuramente, la malleabilità del file è molto più bassa rispetto al log ma anche alla KLG, però per tutti i professionisti che hanno bisogno di lavorare in maniera veloce, magari per contenuti social, lo stesso ragazzo con cui lavoro io che lavora per un videomaker importante che probabilmente vi porterò qua presto sul canale, lavora in PP-off perché ha bisogno di velocità nel processo di creazione del contenuto vero e proprio, quindi dice io non giro il log per mandare un video con 3 ore magari di color, ma giro con il PP-off con alcuni aggiustamenti riusciamo a mantenere la stessa qualità. Queste cose, oltre che per discorsi di qualità, oltre che per discorsi di cose interessanti, cose che si possono fare, che non si possono fare, la cosa che secondo me dal mio punto di vista regola maggiormente questo processo è il tempo che avete a disposizione. Non è come con le fotografie, che con le fotografie, anche se fai una fotografia in RAW anziché JPEG, lo devi fare in RAW per avere una qualità standard, secondo me, cioè il RAW ormai è standard, scattare in RAW per poi passare attraverso un processo di post produzione essenziale e necessario. Nel video, per avere un buon file anche per i social, spesso si può scattare, se ancora scattare sono abituato, si può girare anche con file più leggeri e meno di qualità, ma perché il tempo che ci sta dietro è diverso. Se fate 5 fotografie in RAW, colorarle, metterle a posto ci vogliono 10 minuti, se siete lenti 15, e qua magari per un video di un'ora con il log e il PP-off ci ballano 3-4 ore di lavoro, e la qualità a cui potete a cui potete arrivare è diversa, e il tempo che andate a usare per un certo tipo di servizio è diversa. Quindi anche qua si parla di soldi, attenzione, perché il tempo è denaro, ragionate in ottica soldi. Io ti do un video di altissima qualità per cui ho utilizzato tantissimo tempo e te lo faccio pagare 10, mentre invece un video di qualità leggermente inferiore in cui ho dedicato molto meno tempo magari te lo faccio pagare 6. E quindi anche per il cliente questa è un'ottica. Però vabbè, ne parleremo un'altra volta magari di come funzionano i clienti e tutte quelle cose lì. Ricordatevi, girare costa tempo, tempo costa soldi, quindi anche queste cose qua, non regalate video in log o non regalate cose super mega incredibili se poi alla fine non vi entra nulla in tasca. Questo è quanto, questa è la differenza tra questi tre profili colore. Io sono Gio, grazie per avermi seguito fino a qua. Seguitemi qua su YouTube, seguitemi su Instagram, seguitemi su TikTok, se volete seguirmi anche su TikTok. Parliamo spesso di fotografia da queste parti, quindi se siete appassionati non vedo perché non dovreste entrare a far parte di questa community in espansione. Noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!